Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo gli strumenti che ci servono per iniziare la build del nostro drone FPV. Questo video sarà una sorta di introduzione per tutte le build che porterò sul canale. Vi mostrerò gli strumenti che non possono assolutamente mancare e quelli non essenziali ma che ritornano sempre utili. In descrizione vi lascio tutti i link di quello che vedremo nel corso del video. Per far crescere il canale e dare un supporto concreto vi ricordo di acquistare sempre attraverso i link che metto in descrizione. Prima di iniziare è bene procurarsi un tappetino da lavoro. In commercio ce ne sono di tanti tipi e colori. Io uso questo verde scuro della Amtech. Come dimensioni a 3 va bene, se vi serve un po' più grande potete valutare a 2 come quello che uso io. Ho raggruppato gli strumenti dividendoli in 5 categorie secondo un ordine di importanza, quindi andiamo a vederli subito nel dettaglio. Parte 1. Saldatore, stagno e accessori. Lo strumento più importante ed essenziale del nostro hobby è il saldatore, senza questo non andiamo da nessuna parte. Di saldatori ce ne sono vari modelli, io uso questo economico, ma se volete investire qualcosa in più potete valutare il TS100 che è ottimo. Il saldatore è uno strumento talmente importante che vi consiglio di prenderne uno di scorta da avere in caso di emergenza. Insieme al saldatore è indispensabile un portasaldatore, possibilmente che abbia anche uno spazio per pulire la punta. Per quanto riguarda la pulizia della punta vi suggerisco una spugnetta leggermente umida, evitate le spugnette metalliche in quanto sono dannose per la punta del vostro saldatore. Andando avanti ci serve dello stagno e del flussante. L'argomento stagno è molto ampio, abbiamo 60-40, 63-37 e così via. Io vi consiglio di fare delle prove e vedere lo stagno col quale vi trovate meglio. In ogni caso evitate di prendere stagno troppo economico perché vi complicherà inutilmente la fase di saldatura. Lo spessore del filo va bene da 1 o 1,5 mm. Oltre allo stagno è necessario avere anche il flussante. Questo non serve in fase di saldatura in quanto di solito è presente all'interno del filo dello stagno, tuttavia torna utile se dovete dissaldare o magari in aiuto per saldare i cavi più grossi. Per concludere la prima parte è indispensabile avere una terza mano ed un paio di pinzette. Usiamo la terza mano per le schede e le pinzette per i fili, in questo modo la fase di saldatura risulta semplice e veloce. Inoltre vi suggerisco di mettere del termorestringente nelle pinzette per evitare che le punte danneggino l'elettronica. Parte 2. Chiavi e cacciaviti. La maggior parte delle viti che incontriamo assemblando un drone sono esagonali, quindi ritorna molto utile avere dei cacciaviti da modellismo. Di recente ho preso questo IMAX che ha al suo interno le principali punte che ci serviranno. Infatti abbiamo 1.5, 2 e 2.5, la 3 è un po' più rara ma delle volte potrebbe servire. Ogni tanto comunque avremo bisogno anche di piccoli cacciaviti a taglio e croce, è bene procurarsi anche un paio di questi. Durante la build del nostro drone troveremo vari tipi di dadi, dovremo quindi organizzarci con delle chiavi inglesi di varie misure. Questa grande è per stringere i dadi motore. La maggior parte dei dadi sono da 8 mm, ma ritorna utile avere anche le misure da 9 e 10 mm. Questa piccola è per stringere i dadi delle schede. Per dire la verità l'ho scoperta solo da poco, ma è talmente utile che mi chiedo come ho fatto tutto questo tempo a stare senza. Parte 3. Viti, stand-off e termorestringenti. Per quanto riguarda le viti, di solito vengono fornite in dotazione con motori, frame, eccetera. In ogni caso è sempre meglio organizzarsi con un kit di viti assortite. Io ho comprato questo della Sulev composto da viti M3, M2,5 ed M2. Non immaginate quante volte mi è servito in questi anni. In aggiunta ho comprato questi set da 50 viti M3 da 30 mm, sia con testa svasata che tonda. Questi viti ritornano molto utili per fissare le schede al frame. Per quanto riguarda i dadi consiglio di prenderli sia in plastica che in metallo, perché a seconda delle situazioni un materiale è meglio dell'altro. Veniamo ora agli stand-off. Di solito preferisco non usare quelli in plastica, in quanto sono molto fragili e si rompono subito dopo un crash. Ultimamente mi sto trovando molto bene con queste rondelle, da abbinare alle viti in metallo lunghe che abbiamo visto prima. Anche di queste ce ne sono svariate misure, ho già realizzato un tutorial su come usarle per fissare le schede al frame, vi lascio il link del video in descrizione. Per concludere questa sezione abbiamo il termorestringente, io vi consiglio di comprare uno di quei kit che contengono varie misure, alcune le userete di più, altre di meno, ma alla fine vi torneranno tutte utili.
Vediamo ora come scaldare il termorestringente. In linea di massima possiamo usare una fonte di aria calda o una fiamma. Sinceramente vi sconsiglio di usare un accendino perché può andare bene per i termo più piccoli ma diventa molto scomodo per quelli più grandi. Io mi trovo meglio con una pistola ad aria calda, questo modello è stato creato apposta per il termo e risulta molto comodo e pratico. Parte 4. Fascette e tronchesine. Le fascette trovano svariati utilizzi e sono uno strumento quasi indispensabile. Possiamo usarle per le antenne, bloccare i fili o fissare le componenti all'interno del frame. Potete trovarle tranquillamente nei negozi di bricolage o di materiale elettrico. Le tronchesine sono molto utili per tagliare le fascette e i cavi più grossi. In alternativa potete valutare le forbici da elettricista. Parte 5. Multimetro, nastro isolante e biadesivo. Il multimetro è uno strumento molto utile nel nostro hobby e può essere usato in vari modi. Per prima cosa possiamo utilizzarlo per verificare eventuali corti. Mettiamo il selettore in modo continuità e poggiamo i puntali nei rispettivi positivo e negativo. Se rimane il numero 1 è tutto ok. Nel caso il display dovesse visualizzare una serie di numeri significa che i poli sono in corto. Il multimetro può essere usato anche per verificare la tensione della batteria o dei back. Mettiamo il selettore in questa posizione. Poggiamo i puntali nei rispettivi poli e come vedete nel display viene visualizzata la tensione della batteria. Per concludere è sempre utile avere a portata di mano nastro isolante e nastro biadesivo. Non sono indispensabili ma fa comodo averli perché ogni tanto potremo averne bisogno. Ricapitolando, gli utensili che abbiamo visto oggi sono saldatore, portasaldatore, stagno, flussante, terza mano e pinzette. Cacciaviti esagonali, a taglio e croce e chiavi di varie misure. Viti assortite, dadi in plastica e metallo e rondelle in plastica di vari spessori. Termorestringenti, pistola ad aria calda, fascette e tronchesine. Multimetro, nastro isolante e nastro biadesivo. Questi erano gli strumenti che consiglio di avere per costruire un drone FPV. Alcuni sono indispensabili, altri invece li useremo un po' meno. Tuttavia mi sento di dire che quelli che abbiamo visto oggi non dovrebbero mancare nella vostra postazione di lavoro. Se vi è piaciuto il video quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.